Ciao a tutti, amici dei gemelli. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, gemelli, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di agosto 2022. Wow! Il mago e l'imperatrice. Amici dei gemelli. Sta iniziando qualche cosa di nuovo. Il mago è colui che manifesta la realtà che vuole, la realtà che immagina. mm? Parla di capacità di manifestazione, di legge di attrazione, mentre l'imperatrice parla di una forza creatrice, quindi di qualche nuovo progetto che si sta cercando di manifestare, parla di abbondanza, parla di crescita, parla di prosperità. Andiamo a vedere nello specifico che cosa vi vogliono dire i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture, eccolo qua il progetto, che le letture sono generali, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere un messaggio più completo potete ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione del video qui sotto trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, partiamo con un 3 di denari, un 3 di bastoni, la carta del sole e la carta del carro. Il 3 di denari parla di quello che è il progetto di cui stiamo vedendo una sorta di gestazione qui con l'imperatrice. Potrebbe essere una casa, potrebbe essere un progetto di convivenza, potrebbe essere un viaggio, un trasferimento, perché comunque abbiamo anche un 3 di bastoni e parla proprio di quello che è uno spostamento. Quindi magari per qualcuno si tratta del viaggio della vacanza, insomma, se state andando in vacanza. Abbiamo la carta del sole. La carta del sole fa riferimento a quello che è come vi posso dire? Um, un qualche cosa che cresce, anche lì. E probabilmente se siete all'interno di un nuovo progetto di vita insieme a qualcuno, c'è questa voglia di una crescita fondamentalmente, di andare avanti, insomma, cosa che invece con il carro non succede. Probabilmente c'è una direzione, una scelta da dover fare, potrebbe, come vi dicevo all'inizio, fare riferimento ad uno spostamento, quindi a un trasloco, ad un viaggio, e probabilmente è un qualche cosa che è difficile concretizzare, anche se comunque i presupposti ci sono tutti con la carta del mago e la carta dell'imperatrice. Abbiamo poi un principe di spade e un re di spade al contrario, quindi qui si potrebbe fare riferimento a una persona nuova che entra nella vostra vita nel caso non abbiate nessuno, magari proprio grazie a questo viaggio o a questo trasferimento che state affrontando o a questo nuovo progetto, chiaramente. Il principe di spade potrebbe essere una persona più giovane e, e il principe di spade, guardate, asso di coppe. E il principe di spade fa riferimento a una persona che ha tanti ideali, ha alti ideali, ok? Probabilmente però è una persona che concretizza poco. Potreste anche essere voi, nel caso siate già in una coppia, questo potrebbe rappresentare un vostro tipo di atteggiamento. Il cavaliere di spade è sempre una di quelle energie molto dirompenti, molto determinate. È un cavaliere che parte per la guerra e non guarda in faccia a nessuno, fondamentalmente. Il re di spade, al contrario, quello che sento è che per certi versi questo tipo di determinazione, se vogliamo, offusca un po' la mente, cioè è un po' come il non valutare bene quelle che potrebbero essere tutte le varie possibilità, mi viene da dire. Per certi versi, quando c'è un re e una regina di spade al contrario, parla anche un po' di confusione mentale. E qui vediamo poi che qualche cosa sboccia, qualche cosa arriva. Nel caso per qualcuno di voi
questa imperatrice rappresentasse la maternità o la ricerca della maternità, diciamo che questo potrebbe essere l'inizio di un periodo fecondo per voi, perché la stesa finisce con un asso di coppe, ok? Andiamo a vedere carta per carta di spiegare meglio tutto questo movimento energetico. Io intanto ci tengo a comunicare per le persone che ancora non lo sapessero che ogni lunedì pubblico un video sul corso di tarocchi. È un corso base, quindi è adatto a tutti, ma non è completo. Però vi serve proprio per integrare anche le letture collettive, nel caso vogliate dare una maggiore spiegazione a qualche carta. Ecco, potete andare a vedere il corso di tarocchi. Lo trovate comunque nelle playlist. Se poi vi va di supportare il canale per il lavoro che sto facendo, potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare o perché no, potete anche fare una donazione. Andiamo a vedere il 3 di denari. Ok, temperanza al contrario e 4 di pentacoli. Quindi qualche tipo di disequilibrio in questo progetto, diciamo così, si sente con la temperanza al contrario. La carta del 4 di pentacoli è una carta di forte attaccamento, è una carta di attaccamento proprio da un punto di vista materiale. Però qui credo che faccia riferimento al non spendere troppo. Fate attenzione a non farvi prendere la mano con questo nuovo progetto. Cercate di mantenere un equilibrio, che è quello che vi dice la carta della temperanza. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni, vediamo se si tratta morte, quindi qualcosa di nuovo, e il 2 di bastoni, assolutamente qualcosa di nuovo. Vi sento proiettati verso la novità, verso un nuovo modo di vedere la relazione, la coppia, voi stessi, il mondo in generale anche. Ok, andiamo a vedere la carta del sole. Abbiamo un 4 di spade e un 5 di spade al contrario. Qui per molte persone la carta del sole fa riferimento a quello che è il bambino interiore, ragazzi. C'è bisogno di togliere quello che è questa confusione mentale di cui parla il 5 di spade al contrario e fondamentalmente guarire. Il 4 di spade fa proprio ci ricorda qualcuno che comunque si prende un momento di ritiro spirituale, no? Ed è per guarire, per curarsi, per cercare la propria verità, per capire che cosa è valido. Andiamo avanti, vediamo il carro. Andiamo a vedere questo movimento di che cosa ci parla. Asso di bastoni, 10 di bastoni al contrario, la carta del mondo al contrario e la carta della luna al contrario. Io credo che si abbia proprio paura qui di fare il movimento sbagliato. Ci sono delle responsabilità probabilmente che vi portate dietro con questo 10 di bastoni e che insomma a un certo punto avete anche bisogno di lasciare andare, ed è per quello che la carta del mondo qui è girata al contrario, perché ancora non prendendo questa scelta le cose non cambiano fondamentalmente. C'è bisogno di fare quell'azione decisa di cui parla l'asso di bastoni, eh? Andiamo a vedere il principe di spade. Sole di nuovo ma al contrario. E il mago al contrario. Anche qui. E il fatto che ci sia un cavaliere di spade mi fa pensare al fatto che siate un po' troppo focalizzati sull'obiettivo senza capire come realizzare l'obiettivo, ok? Perché qui con il sole al contrario, il mago al contrario è qualcuno che pecca un po' di impulsività, pecca un po' di anche saccenza. Io so che si fa così, punto, e faccio così. Invece qui si tratta un attimino ehm, di essere un po' più flessibili anche. Andiamo a vedere il re di spade che, essendo al contrario, anche lui può parlare di flessibilità, di rompere le regole alle volte. Abbiamo un 10 di spade al contrario, un 8 di spade, un 2 di spade, ruota della fortuna al contrario e la regina di spade. Quindi qui tante spade, tanti pensieri, tanti dubbi, anche qui la ruota della fortuna come il mondo sono
girate al contrario, quindi è nell'aria quello che potrebbe essere un cambiamento, ma bisogna aspettare secondo me la metà di agosto per vedere questo cambiamento, perché qui non avete chiarezza mentale con questo re di spade al contrario. Dovete chiudere ancora dei cicli e soprattutto cambiare tipo di attitudine mentale verso voi stessi. Arriva quello che è un inizio, mi verrebbe da dire, di chiarezza mentale per quello che riguarda tutta questa situazione. Se il cavaliere di spade dovesse rappresentare la persona che andrete a conoscere in questo viaggio, in questo spostamento, trasferimento, trasloco, fate attenzione, perché potrebbe anche non essere proprio così genuina, perché il sole comunque al contrario, e quando il mago al contrario parla un po' di manipolazioni. Quindi fate attenzione e giustamente se voi siete in questa fase mentale un po' confusionale, ok? Vi diventa anche difficile vedere chiaramente le cose. Andiamo a vedere l'asso di coppe per piacere, grazie. È volata una carta, adesso la recupero, è lontanissima. Ok, allora abbiamo un fante di bastoni, un 6 di coppe. Vediamo se riesco a recuperare la carta senza staccare tutto. Ok, è un 7 di coppe. Qui ragazzi è come se le illusioni iniziassero a dissolversi. Lo vedevo anche qui con questo 2 di spade al contrario e con l'arrivo, diciamo, della regina di spade. Si va verso scusate, la metà di agosto, con una nuova apertura di cuore, un nuovo entusiasmo, dei nuovi sogni, qualche cosa di nuovo che io credo non vi sembrava vero, sta arrivando. Per qualcuno si tratta, come dicevo, della maternità. Se quello è il vostro caso, agosto potrebbe essere un buon periodo, insomma. Mm? Bene, andiamo a vedere qualche carta per i single, qualche carta per le persone che hanno una relazione stabile e qualche carta per le persone invece che hanno una relazione magari a distanza, clandestina o che sono in separazione. Andiamo a vedere per i single. Ok, re di spade nuovamente, abbiamo un 10 di bastoni e un 4 di bastoni al contrario. Allora, questo re di spade potrebbe rappresentare la vostra attitudine mentale, perché ce l'avevamo anche qui, o potrebbe rappresentare una persona che vi state lasciando indietro o che vi siete lasciati indietro, perché comunque c'è un 10 di bastoni. 10 di bastoni parla proprio di qualcuno che prende tutte quelle che sono le responsabilità degli altri e le rimanda al mittente, quindi a ognuno le proprie responsabilità, insomma. Però ecco, abbiamo un 4 di bastoni al contrario e qui sento che probabilmente non c'è quel tipo di unione con questa persona che voi vi aspettate o vi aspettavate. Vi ricordo che qui c'è un cavaliere di spade. Ok, quindi potrebbe essere una persona nuova o potrebbe comunque fare riferimento a questo re di spade, dove comunque, anche se il 4 di bastoni è girato al contrario, però è nell'aria, c'è quest'unione, questo nuovo sogno che è nell'aria. Magari non è ufficiale come vorreste voi, però comunque è un'unione. Direi, come posso dirvi? Perché questo comunque è un 3 di bastoni. Il 3 di bastoni è un progetto che è già iniziato. Bene, andiamo a vedere per le persone che sono in coppia. Ok. Fante di pentacoli, 9 di coppa al contrario, 5 di coppa al contrario. Qui sento che c'è qualcuno che sta completamente idolatrando l'altra persona o la relazione in sé, magari vedete la relazione in un modo idilliaco, però in realtà qui avete un 9 di pentacoli al contrario e un 5 di coppe al contrario. Qui in realtà c'è una situazione di dipendenza, perché
Il 9 di Pentacoli, quando è dritto, parla di indipendenza, anche proprio a livello economico, mentre quando è al contrario parla di dipendenza, che può essere da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista emotivo, perché qui abbiamo un 5 di coppe girato al contrario. Parla sempre di un qualche stato di tristezza molto forte, per, diciamo, uno stato di cose che non si può controllare, se vogliamo, no? È la carta di chi si piange addosso, fondamentalmente. Andiamo avanti, vediamo per l'ultimo gruppo. 4 di pentacoli al contrario, 8 di pentacoli, 10 di pentacoli, 2 di coppe e fante di spade al contrario. Allora, tanti pentacoli qua. Anche qui c'è qualcuno che probabilmente si sta staccando da un qualche tipo di quotidianità, da un qualche tipo di realtà per crearne una nuova. Qui abbiamo un bellissimo 10 di pentacoli. 10 di pentacoli parla di una sorta di appagamento, di unione. È una carta di compimento e qui si va verso quello che è l'incontro con questa persona, con la vostra persona di interesse. Il fante di spade al contrario, sento che per certi versi si potrebbe trattare di una sorta di controllo della situazione, quindi fate attenzione perché troppo controllo diventa manipolazione. Bene, un ultimo messaggio da parte delle fattine per chiudere la lettura. Andiamo a vedere cosa vi vogliono dire, amici dei gemelli. Wow, rinascita. Qualcuno qui rinascerà. Ci sarà un nuovo inizio, ragazzi, ma ve lo dicevo anche qua, avevate il mago, è una carta numero 1. Qualcuno sta rompendo il guscio per farsi vedere realmente com'è. Cari amici dei gemelli, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!